Chiarini. Ecco, insomma. Ciao a tutti. Ok. Ah no, perché stai condividendo. Ok, adesso mi stavi Yep. un po' confondendo a vedere me stessa. E oggi siamo qui, analizziamo se tutto va bene, non esplode il mio PC. Analizziamo le email che ci avete mandato su spam qua di Proton. E insomma, Simone, illustraci. Vi illustro cercando di essere il meno noioso possibile. Innanzitutto vi ringraziamo per le mail che avete mandato. Sì. E anzi, giusto per ribadire, noi abbiamo... Dove l'ho messo? L'ho messo tipo in comunicazioni. Li volevo fare... Eccolo qua. Questa è l'email dove potete spedirci mail di phishing da analizzare o quello che vi pare, con anche allegati malevoli, URL sospette, quello che vi garba. E noi, ecco, a tempo perso prendiamo le cose più interessanti e le andiamo a trattare sostanzialmente. C'è anche un video in cui spieghiamo come mandarci la roba, e in maniera tale che possiamo fare un'analisi il più completa possibile. Ecco. Sì, esatto. E... Ciao Carlo. Io Ciao. saluto mentre tu parli. Ok. Anche perché io non riesco a vedere sempre tutto. Sì. Allora, abbiamo scaricato un po' di mail, io e Cinnamon, e anche una cosa un pochettino più particolare, che non è tanto phishing fatto tramite mail, ma tramite SMS, e prende il nome di smishing. E dal momento che è la cosa meno sostanziosa da analizzare, in teoria non si sa, abbiamo sostanzialmente uno screenshot in merito della chat, ok? In questo caso non abbiamo il numero. No, non penso che sia solamente questo 803116. Può essere? Ma Non sì, so. forse sì. Vediamolo un attimo. 803 116. Molto particolare. Però di solito quando usano smishing eccetera usano VoIP, roba virtuale, numeri di... Toll free 24. No, esiste. Ok, esiste veramente. The phone number is dedicated. Ok. Ah, questo è figo. Cioè praticamente il numero che hanno messo qua è relativo all'ACI, Automobile Club Italia, ed effettivamente... un secondo. Ok. Ed effettivamente questo in teoria a livello contestuale è relativo appunto alle autostrade per l'Italia. Solo che in questo caso cosa va a dire al bro? Va a dire che ha questo 6,50 € da pagare, ok, come debito. E in realtà gli hanno mandato tipo lo stesso SMS a giorni distaccati, dicendogli sostanzialmente la stessa cosa. Sì, Okay. sì. Ok. E c'è appunto questo sitarello, questo URL su cui cliccare. Se è già pagato, ignora questo SMS. Ok. Vediamo un attimino, visitando questo sitarello, questo dominio, se ancora esiste, vediamo dove ci porta. Diciamo che la parte più croccante in questo caso è letteralmente il dominio in sé, in essere. Il fatto che ci sia però risultante questo numero è particolare come cosa. Vabbè, però si può in teoria impersonificare, no? Con lo smishing. In teoria sì. Non conosco tecniche effettive per farlo, però si può fare anche questo. Che poi non so se tipo è accorciato oppure altre cose. I don't know. Tanto mi scrivo questo. Quindi il dominio in teoria è questo. Autostrada ST. No. Ma l'hanno cambiato. Cioè qui c'hai Autostrada ST. Ok. Mhm.
negli ultimi 3 sms. E qui però c'hai autostradc.vip. Ah, è vero, sì, sì, Ok. sì. Quindi noi abbiamo tipo da attenzionare. Aspetta che mi apro Sublime. Leviamo sta Carlo robaccia. chiede, le telefonate cosiddette mute rientrerebbero nella categoria del phishing o dello smishing? Credo nel phishing. Nel Però non so phishing più che altro è una cosa molto particolare. Mi viene da dirti una sorta di scam truffa, perché di solito quelle mude aspettano che tu parli per poi usare quello che tu dici per fare cose strane. Ok? Quindi è più una sorta di scam, se intendiamo quello, mi viene da dirti. Autostrade C. Strade C. .vip. Sì. L'ho copiati bene, male, vediamo un attimo. Autostrade C. Autostrade rotti. Allora. Prima cosa, mettiamolo su Virus Total, che ci dà un pochettino di informazioni. Mettiamolo. Allora, lo mettiamo a mod di HTTPS. Lo costruiamo noi lo URL. Perché tipo qui, no? In teoria ha una forma contratta che se tu clicchi però ti apre, ti espande tutto lo URL, e suppongo, se è una cosa standard, che sia questo lo URL completo. Con il www. Poi su questo vediamo. Ah, però lo sto analizzando, vediamo. Quindi vuol Vediamo dire cosa che esce. vediamo che esce. Ma di solito se si comporta così vuol dire che nessuno l'ha mai analizzato qui sopra. Quindi ci sta, perché dovrebbe essere una roba fresca. Usiamo anche un po' di Google Dork. Però vedi che ti esce paga online. Però è diverso, Sì. chiaramente il sito, però essendoci autostrade Google ti dà magari le pagine di autostrade. E poi la cosa è che mi esce .st. Invece ovviamente questo qua è .it, sì. è roba per l'Italia. ST Sì. perché nazionalità dovrebbe essere? Top level domain. Sempre se è una nazionalità, vediamo un attimo. Sta automate and principe. Esatto, ma il principe, sempre lui. Esatto, il principe il nigeriano. Madonna, esatto. Allora, ovviamente qui è tutto pulito. Sì. Memiamo ogni singola cosa che possiamo memare. Ah, però se vedi c'è l'ultima analisi un mese fa. Ah no, un momento fa. Scusa, avevo letto male. Sì. No, sì, perché di solito è mount. Sì. Sì, diciamo che ce lo dice anche che questo è appena stato registrato. Non mi dà un indirizzo IP in realtà associato. Ok. Concentriamoci un attimo sul dominio in essere e non sullo URL. Lo vedi? Mi dice che è stato creato 22 giorni fa sto dominio. Ok. Ed è stato registrato da Incognet. Vabbè, uno dei tanti servizi di registrazione DNS. Però qui abbiamo anche l'indirizzo IP. In teoria sono questi tre a rotazione. Volevo vedere con te in realtà DNS Checker, che è un tool che ci permette di vedere la risoluzione DNS in maniera propagata nel mondo, cioè come un dominio viene da opportune zone del mondo risolto in indirizzo IP. Cioè se io ci mettessi questo, in realtà attualmente non è risolvibile da nessuno, ok? Quindi è come se l'avessero già buttato giù, quindi attualmente in teoria non dovrebbe essere risolvibile e utilizzabile, ok? Forse per quello non ti dà un IP. Forse per quello non mi dà un IP. Non so queste registrazioni in realtà a che cosa siano relative. Non so se a vecchi record DNS quando ancora era attivo. Ok. Proviamo a vederlo.
sempre su Eurostodal. Perché se io lo cerco, vediamo a chi è associato questa cosa qui. È Singapore. Servizio di hosting Singapore. Ovviamente c'è qualcuno di Singapore in autostrade per l'Italia. Esatto. E vediamo pure questo. Ok. È uno di quelli IP che praticamente ha una fracca di servizi esposti perché è potenzialmente usato per tante diverse attività. Ok, vedete quante porte ci abbiamo? Di solito quando vedo, non è detto che sia il caso, però di solito quando vedo queste predisposizioni, di solito sono connesse a tipo una sorta di host centrali che vengono usati dai thread actor dagli hackerini per fare tante attività diverse. Ok? Ora non so se in questo caso anche relativamente a questa tipologia di cosa qui. Però gli Però conviene comunque mi perché dà- comunque, cioè, se glielo buttano giù, gli buttano giù tutti i servizi. Sì, questo è indubbiamente vero, però c'è anche da dire che non è proprio facilissimo avere tanti IP diversi, anche perché semplicemente o uno deve pagare, oppure magari, che ne so, ne riescono ad hackerare uno di sistema associato ad un determinato IP e sfruttano quello il più possibile. Però sono ovviamente supposizioni, ok? È molto variabile il come qualcuno potrebbe decidere di fare qualcosa, ovviamente. Sì. Però, quindi in teoria questa è un attimino la propagazione attuale che in teoria non c'è, e una vecchia associazione che in teoria ci dovrebbe essere. Se io banalmente faccio un check host, no? Dal check server così. Tipo adesso non me lo fa fare, ok? Perché sulla stessa lunghezza d'onda di questo mi dice che non è risolvibile attualmente. Come cosa. Ci sta. E allora prova del 9, ma non dovrebbe darci aspettando quello. nessuna cosa. Esatto. Vedi, server not found Sì. perché non riesce a fare nessuna risoluzione. Mannaggia. Però, nel senso, io subito vorrei capire una cosa, nel senso che ok, cioè io ho usato il Google Dorking. Noi georgiani in Italia. Hai fatto il pagamento in modo sicuro, entro se già pagato ignora questo messaggio. Non è che qualcuno l'ha clicca. 2 giorni fa questo, Sì. Eccolo. Stessa tipologia. Ma ce l'ho Sì. la traduzione qua? Col cavolo. Questo sicuramente li sta chiedendo, ragazzi, ma è vero o no? È vero o non è vero? Allora facciamo... cazzo, non lo riconosce. Che era Carlo ha scritto: una volta mi arrivò una mail di un'imbrogliona del Brasile presentandosi con una benedizione ridicola. Il bello è che aveva il marito morente e il suo patrimonio in soldi da dare in beneficenza. Ovviamente. Classic. Ovviamente La brasiliana nigeriana. Sì. Che ha ovviamente il patrimonio da dare in beneficenza. E allora sì, è georgiano. Sì. Mazza quanto è particolare il georgiano. Comunque, infatti non lo sapevo. Molto carino però. Neanche io. Effettivamente, oddio, sembrano mi tanti dava cuoricini. A me mi dava vibes di indonesiano, sinceramente, però non ci azzecca niente. Che dice? Vabbè, praticamente sta a dire la stessa cosa, nel senso, guarda, ho ricevuto sta cosa, ma voi ne sapete qualcosa? Ok, noi georgiani in Italia mi spezza comunque. Infatti. Vediamo che dice anche lui. It says that an Italian motorway where you have previously paid. Vabbè, qua gli sta a descrivere quello che sta dicendo il messaggio. Sure good. You already know if driving somewhere not pay. Giustamente loro ti dicono tu lo dovresti sapere se effettivamente è relativo a qualche zona, eccetera. Gli dicono.
andare dalla polizia a chiedere il merito, vabbè, sicuro. Sì. Tanto ti dicono riconosci sta cosa, no, ok, allora non pagare, Lascia ovviamente. stare. Che poi se Sì. questo non parla italiano, insomma, andare alla polizia. Non so se parlano Questo tutti che cosa inglese. dice? Ah, vedi, dice com'è reale questa informazione. Dice che sta pagando però. I'm I'm paying. paying. Mi dispiace per te, sì. Sì. Ma purtroppo non è più disponibile il dominio, ma proviamo sì. quell'altro. Però ecco, a quanto vediamo è arrivato a tante persone. Al classico dump di numeri di telefono a cui mandano tutte le cose. Sì. Vediamo un attimo Comunque in quest'altro. realtà per impersonificare il numero ci sono dei programmi dove tu puoi tranquillamente mettere un numero di telefono e dirgli manda il messaggio con questo numero e quindi poi appare quel numero anche se non è vero. Quindi è tipo lo spoofing nelle mail del leader from, di quello che vedi. Sì. Che maledetti. Ah, questo esiste. Ho visitato l'altro dominio, che a quanto pare è ostato da Cloudflare, però come possiamo vedere Cloudflare l'ha già ben che segnalato, perché comunque Cloudflare caccia sempre queste cose, un po' come Google Browser, no? E infatti ci sta già dicendo, guarda che è stato già riportato, quindi tipo no? Se io banalmente vado su Virus Total, perché prima abbiamo visto l'altro, no? Però strano, no? Che questo è stato riportato e l'altro no. Forse perché l'altro era più nuovo. Ah. Esatto. Infatti i bro se ne sono accorti e l'hanno cambiato. Sì. Va bene, quindi noi facciamo, vabbè, prima la challenge, ignoriamo e procediamo. Me lo fa fare? Che è successo? Secondo lui sono un bot. Ok, adesso ha funzionato. Ritaglia. Di nuovo. Non ce la fa. No, ma mi sa che non ti fa andare perché lo vede come... Vedi, fa sempre il refresh. Sì. Ma se io banalmente faccio questo, tanto comunque è a dominio. È inutile. Vabbè. Non mi fa andare avanti. Vabbè, ci sta. Però è strano che ti dica di ignorare e procedere a sto punto, cioè... Capito? Non ho mai visto sta cosa. Veramente strano. Allora, tipo pure questo, no? Su Virus Total non è stato mai messo, perché prima lo stava riscannerizzando da zero, però ecco già ha rilevato la matrice di phishing. E ok. Tipo banalmente se io cercassi quest'altro con Google Dork non esce una mazza. Bene. No. Bene. Vabbè. Bene. Google Dorking fallito. Sì, questa parte dovrà essere rimossa. Vabbè. Ma no, l'altra volta non è successo niente, quindi mi fido di YouTube. Mannaggia. Vabbè, comunque top. L'utente che se n'è accorto che comunque ce l'ha segnalato. Sì. Figo l'uso del numero. Il cambio di dominio, perché si sono accorti che questo l'hanno fucilato e quindi ne hanno registrato un altro. Però insistenti comunque, cioè gliel'hanno mandato un sacco di volte. Sì. Che poi rispetto a questo volevo tipo dire questo aneddoto, nel senso che tipo a me capita con Poste, ok? Cioè c'è un numero che non c'entra un cavolo con Poste, che però che cosa fa? Ti crea una chat sulla parte SMS in cui ti manda delle notifiche false della serie avvenuta notifica di X, avvenuto pagamento di X, come una sorta di feedback, no? Come se si volesse impersonare per il vero servizio di Poste che ti riporta una sorta di riepilogo di ciò che fai, tipo un pagamento, l'autorizzazione di una cosa, una notifica informale e così via, ok? Senza effettivamente buttarti un link di phishing eccetera. E che cosa ho notato? Perché me l'hanno fatto tante volte sul mio numero. Praticamente nel giro di 2 mesi quello stesso numero
mi aveva mandato, impersonificandosi appunto poste, dei messaggi di feedback a cadenza di 1 o 2 settimane. In questo modo, praticamente che cosa si fa? Si crea una sorta di fiducia. Perché quando poi ti sganciano il vero SMS con la roba di phishing, col vero URL, ed è successo, mi è successo, tu praticamente apri la chat e vedi, ah ma non è una chat nuova dal numero sconosciuto, questo dovrebbe essere poste vero, perché ho tutte le notifiche che poste solitamente mi sì. manda. E quindi questo è un Sì, sì. phishing trust based, basato sulla fiducia, che viene creata nel tempo. E bene o male anche questo in un certo senso è la stessa cosa fatto peggio, perché nel mio caso ecco sganciavano la bomba solo dopo un po' di tempo che mi bombardavano con questi messaggi Sì. e vado. Vabbè, ci sta, ci sta. Figata. Carlo dice, per alcuni giorni ho ricevuto da numeri per me misteriosi, non rispondevo, ma alla fine ho scoperto che trattavasi di sondaggi d'opinione veri. Vabbè, fai come me, Carlo, io non rispondo mai a nessun numero che non conosco. Pure io. Magari è l'offerta della vita, ma io non rispondo. È quello. Purtroppo è questo il problema che creano, perché tu effettivamente dici vabbè non rispondo, della serie sì. se hanno bisogno di me mi contattano un'altra volta, no? Esatto. Tipo io uso quella strategia, però ecco, che poi ultimamente non mi hanno più contattato, infatti non rispondevo e invece dovevo rispondere perché erano persone a cui dovevo veramente rispondere. È tipo un gioco perso, già in partenza. Sì. Quindi per quanto riguarda questo direi che è quanto. Sì, purtroppo non possiamo vedere il dominio, la pagina, perché ci blocca. Però anzi dai, carina. Poco male. Che poi ci hanno... Ringraziamo chi ce l'ha mandato, ovviamente abbiamo censurato informazioni sensibili, tipo in questo caso non si vedono, ma nelle mail abbiamo censurato ovviamente chi ce l'ha mandato eccetera. E ci hanno mandato un po' di mail, magari non le vediamo tutte, vediamo un attimo quale ci garbano. E questo lo possiamo chiudere, direi. Guarda, io provo a mettere... Chissà se... Sì. Ah no. Volevo mettere lo spam l'email, ma mi sa che poi viene un casino. Cioè, ma posso provarci mentre tu parli? Provo. Allora, qua mi sono preparato un toolino, perché non c'è un client di posta elettronica in questa sandbox, che tu li carichi il messaggio scaricato, l'email, e ti fa una preview, come tu la vedresti appunto da normale software di posta elettronica, giusto per vedere anche visualizzazione grafica. Allora, direi che questo dello screenshot lo possiamo eliminare da qui, perché qui ho fatto una cartella apposita. E posso ad esempio aprire questo con Sublime Text. Cioè se voi scaricate un'email e ve la aprite con un editor di testo, ci avrete tutta la parte di intestazioni, che si chiamano header dell'email, che di solito non vedete, che è tutta questa parte qui che ho evidenziato, e poi una parte di contenuto body, che è questa roba qui, che di solito nella posta elettronica viene mandata in base 64, che è una codifica abbastanza compatta e solida che impedisce che determinati caratteri esplodano durante il tragitto o creino problemi. Infatti poi lato destinatario, ovvero la decodifica, e quindi noi destinatari possiamo vedere come si deve appunto le mail arrivate. Allora, quindi questa è la notification of expired tax documentation and required renewal. Ok, vediamo di caricarla qui. Da vedere. Notification, questa qui, view. Ovviamente quando mettete roba potenzialmente sensibile su tool online state un attimo attenti, perché non si sa loro come trattino le vostre informazioni sensibili, tipo in questo caso non ci sono state levate. Allora, quindi il file l'abbiamo messo, il tuo è appunto censurato, ringraziamo chi ce l'ha mandato, che ci segue sempre. La mail è del 13 febbraio,
ricevuta alle 11:42 di mattina da questa entità che si impersonifica essere Swissquote Bank, ok? E molto molto bene. E che cosa ci dice? Allora, notification of expired tax documentation, praticamente richiede una sorta di rinnovo della documentazione relativa alle tasse, dove c'è questo modello che chi ha, diciamo, contratti con servizi americani avrà visto, perché è una sorta di inquadramento fiscale, tra virgolette, delle tasse, quando tu fai cose magari verso servizi degli Stati Uniti, eccetera, e si chiama V8 Ben. Vabbè, quindi qua gli fanno una pappardella incredibile in cui gli chiedono di riaggiornarlo, e ovviamente c'è il famosissimo link in cui in teoria tu clicchi e ti permettono di rinnovarlo, ok? Quindi loro ti dicono completa il processo di rinnovo accedendo in maniera a questo portale sicuro, quindi accessing the secure portal. Se ce lo dicono loro che è sicuro ci fidiamo. Esatto. Ok. Poi ci danno anche delle indicazioni, giustamente ci dicono dopo che ti sei loggato, quindi dopo che tu ci hai dato i dati, puoi andare in tax documentation e seguire altre istruzioni. E in teoria qui in fondo hanno messo, penso, veri riferimenti, tipo una vera firma o comunque facsimile a una firma reale di Swissquote come servizio, ok? Ce l'ho Quindi fatta, ho messo l'email. L'hai messa? Dai, Sì. top, così ci possono bombardare. Sì. E allora sì, Swissquote, vabbè, come avevamo già capito dal nome, è il servizio bancario della Svizzera, ok, un gruppo bancario, ok. E prima di vedere la parte croccante che tutti in realtà vogliono, quindi vedere direttamente subito il link, aspettano. Dovete un attimo aspettare, perché vi devo annoiare con un pochettino di analisi mail per rendere un pochettino, no, più suspense, più enfasi nel vedere Certo. dopo quello che troviamo. E allora, quindi qua cosa possiamo estrapolare come informazioni di possibile interesse? Innanzitutto c'è un dominio che non c'entra una mazza con la banca Swissquote, che è questo, che già abbiamo visto tante volte in realtà. Nel senso, già nella preview, no, c'è tipo ad esempio qui. Questo from è quella parte dell'indirizzo email mittente che è visibile a noi utenti quando apriamo un'email e si chiama tecnicamente header from ed è facilmente modificabile, ok? Quindi qui chiunque ci potrebbe scrivere qualunque cosa, impersonificando qualunque entità. Solo che qui è stato fatto un po' malino, perché già tipo uno ti dice Swissquote Bank e qui c'è un dominio che non c'entra una mazza con Swissquote Bank. Quindi non lo so perché l'hanno fatto così malino. Forse per riuscire a superare dei controlli di sicurezza email, però comunque lascia molto, desta molto sospetto, diciamo. E noi ci mettiamo questo come dominio. Vediamo, andiamo a caccia di altre informazioni. Qui abbiamo, che cosa abbiamo? Codifiche. Qui avevo censurato il tu, che era chi ce l'ha segnalata questa email. Questa è quando è stata ricevuta. Il messaggio ID è un identificatore globale dell'email e in teoria ci riporta anche informazioni sul dominio da cui l'email è partita, e guardate un po', è sempre lui, quindi potrebbe essere proprio il servizio che è stato usato per mandare l'email. Questo è il soggetto, che è quello che avevamo visto nella preview, in cui ci notifica appunto di questa tax documentation che è scaduta, e questo è l'header from che avevamo visto prima, no? Guardate, uguale. In realtà poi abbiamo questo link, sì. Ma tipo l'SPF e ste robe qua non ci sono? Dovrebbero stare più su, ecco, tipo qua, no? Tipo abbiamo la di Kim Signature che è stata fatta,
Mhm. E è stato firmato sempre da quel dominio lì che abbiamo beccato finora. Quindi la dichiarazione di natura è stata fatta. Ora ha fallito o non ha fallito, vediamo se c'è il campo che ce lo dice. Qui intanto vediamo altri salti. Con i campi received vediamo sostanzialmente i nodi per cui l'email è passata. Quindi qui becchiamo ad esempio altri domini potenziali IOC, Strani. in realtà, esatto, che non c'entrano niente con la banca. Mm. Tipo anche qui, tipo anche questo received. Ecco qua, Authentication Results, che in teoria ci dicono come sono andati i controlli di sicurezza. Ci dice che ad esempio il DKIM è andato bene, ok, come controllo di sicurezza. In realtà una cosa che si evince qua è che è stato usato come servizio di invio SendGrid, ok? SendGrid, che è uno tipo Mailgun come servizio più gettonato per fare campagne di phishing, perché uno si fa l'account, paga una piccola cifra e spedisce con domini magari facsimili a chi si sta impersonificando tantissime mail prima di essere ovviamente segnalati e chiusi come account. Quindi diciamo che SendGrid e Mailgun sono quelli un pochettino più sospetti e strani, e di certo una banca di questa portata, che dovrebbe avere un suo dominio, di certo non si mette ad usare lui come servizio, ok? Tipo in questo caso l'IP neanche lo controllo perché è relativo proprio a SendGrid, quindi è il classico esempio di roba legittima, perché chiunque lo può usare, però usata per scopi non legittimi, ok? E tipo, quindi in questo caso il DKIM è passato, in realtà anche l'SPF è passato, ma perché viene usato un servizio univoco per conto di un dominio, però viene usato il servizio che di base è ok, quindi è normale che passi nei controlli, e in realtà nient'altro di che. Quindi abbiamo più che altro sto dominio, da vedere se anche esiste, perché non è detto neanche che esista, e il link, che è la parte un pochettino più croccante, che non so se è uguale a questo list unsubscribe, che dovrebbe essere un link di unsubscribe che non mi puzza in realtà. Vediamo. Infatti stavo pensando quello, chissà, perché alcune email di phishing mettono anche il link di phishing tipo in pulsanti di rimozione della sottoscrizione, no? È vero? Infatti effettivamente l'ho beccato tante volte sta cosa. Poi c'è quel meme in cui diceva ho creato un'email che era palesemente phishing e poi ho messo il link del phishing nel bottone report questa email. Così le persone vogliono fare il report e in realtà è phishing. Comunque quella è una genialata, posso dire. È esatto, un meme per una figata. Sì, infatti ogni volta che lo vedo dico, ma questo è geniale però. È veramente geniale, no? No, mi sento male ogni volta che lo vedo quel meme. E allora ho messo sto dominio su Views Total. In realtà ci dice che il dominio esiste da 6 mesi. L'ultimo scan è stato fatto 4 mesi fa. Lo rianalizziamo in realtà, vediamo se trova qualcosa di incredibilis. Se vado a vedere la risoluzione DNS, niente, tutto morto, quindi non è più attivo in teoria. Tipo pure qua, no? Uguale, nada. Qua non niente, è esploso. È rimasta la last analysis perché sicuramente non riesce a rianalizzarlo perché non è attivo, mi sa. Sì. Che ci sta. Vabbè, e quindi qual è la parte più croccante? Vediamo un attimino questo link che ci hanno messo. In realtà copy link. Vedi, è quello qui. Mi sa che è lo stesso, sai? E mi sa di sì. No, qua è unsubscribe e lì è click. Qui è click. Torni. Vedi? E poi è LS sì. E invece lì è LU. Sì. Quindi sono diversi. Poi è strano, è particolare, perché in realtà usano come host di questa URL sta roba qui. Sempre di SendGrid. Particolare, devo dire. Forse puoi fare anche host.
con SendGrid, non sono sicura. A sto punto mi sa di sì, infatti lo vedi come ha fatto? Mm. Faccio una rapida ricerca, perché di solito non mi capita sta roba. Hosting... Perché di base viene usato, ecco, come ci dice anche sta piccola Sì, descrizione, per email marketing service, ok? esatto, sì. Vabbè, a questo punto cliccaci. Clicco Anche qua, se, vediamo un attimo. anche se penso che non funzionerà. Sì. Vabbè, vediamo un attimo. Da dove sta? Eccolo qui. Allora, prima di tutto lo ficco qua, come al solito. Vediamo qui che cosa ci dice. Infatti. Link disabled. You have clicked on a disabled link. E Nel se senso che usi non è più valido. quello dell'unsubscribe? Però lo uso. Oltretutto l'avevano messo phishing. Sì. Sì, quindi è conosciuto in quanto tale. Però figo l'uso di questa tipologia di stesso Sì. hosting per ostare anche contenuto malevolo. E effettivamente mi ha fatto curioso, nel senso che se io metto questo si dovrebbe fermare tipo qui, in teoria. Sì. Poi lo vedi? Mail to, unsubscribe, sta roba qui. Sì. Ok. Che poi vedi ce n'è un altro comunque nel subject. Qui. Sì. Questo è un altro link. Sì. Mo li proviamo tutti, senza paura. Ciao Pollo Laser Gamers. Ciao Pollo. Vedi, tipo questo però qui funziona. hai visto c'è, e se clicchi qua è lo stesso. Scusa, se io se io faccio... no, è diverso, perché se tu guardi è diverso dall'unsubscribe. Vedi, cambia l'U. E clic lì, però non funziona niente. Però forse... Vedi? No, sì. Questo è un subscribe, questo è un altro ancora. Un'altra cosa, no. sì. Ok. Sì. Però già in teoria è stato riportato perciò. Sì. Se io banalmente faccio questa ricerchina... no, niente. Vabbè, SendGrid, email scam, diciamo che è abbastanza noto per sta tipologia qui, perché ve ne è abusato. Però ok. Quindi altro diciamo che non si può vedere. Poi ovviamente uno si fa magari questo utente che ci ha segnalato questa cosa non c'entra neanche nulla con questo tipo di banca, però queste mail vengono mandate a tante persone, quindi è normale che alcuni magari ci piano, altre no. Ok. Però purtroppo il problema è questo, che quando si analizzano, se non si analizzano subito, è molto probabile che i domini siano poi buttati giù. Sì, infatti c'è un riciclaggio veramente infinito, è una continua caccia, cioè non si finisce mai, veramente. Fai il puzzle. Sti captcha mi rompono, che poi mi sento stupido perché non lo so fare, che è tipo così. Ma io che cosa dovrei fare? Drag the pipe on the right no, to devi metterli negli omini, quindi sì, così, e poi l'altro, quello là sopra. No, ne hai uno già messo dritto? No, ok. No, era solo uno. Ok, strano. Infatti mi sembrava strano. Insomma, quindi questo. Carino? Sì, molto carino. Avanti un altro. Quale scegliamo? Poi prendi il Rabat. Sofort Rabat. Che poi, per dire che sto imparando il tedesco, significa sconto al più presto, subito sconto, tipo una roba così. Ok, figo. Figata. Giusto per darvi segni che sto andando avanti con il mio tedesco. Tanta roba devo dire. I primi risultati.
Sì, sì, esatto. Figo. Allora, carichiamolo pure qua. Email viewing. Ve la Aspetta. traduco io. Guarda. Ah, adesso ti interroghiamo. Oh no. Adesso ti interroghiamo. Dov'è? Tu. Pollo chiede, avevate visto la mia email? Qual Dipende qual era? è. Comunque abbiamo visto solo un'email, quindi o era quella di prima o è questa. Non so bene. Oddio, non mi ricordo se... mi sa che ne devo scaricare altre, perché queste sono alcune. Mm. Ok? Mi sa che ne devo vedere altre. Allora, vorrei entrare su spam qua, solo che si vedono le mail degli altri. Non so se puoi darci un'occhiata tu per vedere... cioè, nel senso, Pollo dovrebbe averne mandata una che non sia relativa ad una stessa persona che noi conosciamo, che ne ha mandate tante. Non so se li puoi dare un'occhiata al volo. Aspetta che guardo. Nel caso levo un attimo la condivisione e la prendo. Sì. Anzi, guarda, Forse ce n'è una. Cioè ce n'è solo forse... una Ok. trappola. Forse trappola. Però trappola non la possiamo aprire perché non c'era ancora lo zip. Allora la facciamo, analizziamo soltanto il contenuto. Easy. E non c'è perché era cliccate su questo link invisibile, ma Proton Ok. l'ha tolta. Ah, ok, era quello che ha levato. Sì, Vediamo o se era quella. o quella degli strumenti. Non so quale delle Vediamo che due. dice. Perché altre non ne vedo. Ok. Tanto che ci risponde, vediamo questa qui tedesca. Sì, vai. Oh no, già complicata. Allora, ma tipo questo, no? Che cosa vuol dire? Non lo so, ci stavo pensando. No, non va bene. È Basta. troppo difficile questo. Che sei complicato. Allora. German. Ah, forse tipo come nuovo. Oddio, la traduzione in... Ah, infatti ha senso però, perché art è duro come... E che mi manca Difficile. Zufor. Difficile come mai prima d'ora. No, forse è duro come mai primo do. Perché parla di letti. Ok. Ok. Ah, Madonna, apoteche comunque è farmacia, quindi se è di letti non c'entra niente la farmacia. Ok. Molto bene, iniziamo molto bene. Che Sì. poi guarda pure il dominio, che roba strana. Sì, infatti. Questo è dell'11 febbraio. Allora, con molta calma. Facciamo una Se non è traduzione. stata una bella idea. Ma queste sono tutte... Ah, ok, ecco. Allora, non vedi? so se si vede abbastanza. Ah, no, ha senso, ho capito. Non è una buona email, secondo me. Se sta... Oh, no! Adesso ho capito che cosa significava duro. Mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Comunque è un buon motto, nel senso ordine discreto, consegna veloce, porre fine all'incertezza nella vita sentimentale. Quindi la farmacia ci sta. Comunque stavolta stiamo dando il meglio di noi con queste mail. Fighe. Mi sta venendo da piangere. Non me l'aspettavo. Nemmeno io. Oddio mio. Mi sento male. Proprio inaspettata.
Beh, non è una buona idea aprire le email. Le email In live. tra lingua. È vero. Oh mio Dio. Vabbè, insomma, Mannaggia. andiamo avanti. Insomma, abbiamo tutti capito qual è la tematica in questione. Esatto. E Oh. tipo, allora, andiamo con gradi. Sappiamo tutti che volete che io clicchi quel link. Tipo, no? Nel senso, vediamo un attimo gli header, no? Noi abbiamo questo dominio mittente, in teoria. Muslim, eccetera. Che non c'entra, in teoria non c'entra niente con questa roba qui. Possiamo dire questo. Non oso immaginare le altre email. Bellissimo. Allora, 11 febbraio. Anche qui c'è una di Game Signature e il dominio firmatario è sempre quello. E in teoria l'IP mittente è questo. Ce lo mettiamo da parte. Quindi questa è l'email mittente, dominio mittente, più che altro. Questo è l'IP mittente. E il mail from, l'SMTP mail from, quindi effettivo dominio mittente, confermiamo che sia questo. Il controllo di sicurezza di game è passato, l'SPF è passato, il DMARC è passato, tutto in linea e in regola, ok? A livello di controlli. Però può essere in regola anche per roba farlocca, diciamo. Però se diciamo scendi sotto un attimo, sì. scendi, Ok. scendi, ancora, ancora. Per esempio qui però, ok, Sì. però vedi qui c'è spam, action, phishing. Comunque l'hanno trovato che era phishing, quindi no? Sì, e sicuramente gli sarà finito pure in spam. Però lo score è 0. Lo score Perché è 0. mai? Non lo so. Che poi non so che strumenti, chi è che metta questa roba qui. Perché comunque c'è un Forse dispositivo di sicurezza Proton. che lo fa. Può Forse essere. Proton, sai, PM. Può essere. Che poi magari, può essere la URL? Non lo so. Boh. Vabbè. Particolare. E ok. Diciamo che qui non c'è stato neanche bisogno di impersonificare nessuno. Quindi hanno semplicemente usato quel dominio e quel mittente. Sempre per andare con i piedi di piombo e creare suspense per quel maledetto URL da cliccare. Io immagino cosa c'è. Ho paura di aprirlo, ma ora lo vediamo. Male che poi ci buttano giù la cosa. Sì. Ok. Allora, quindi VirusTotal prende il dominio e ci dice che è spam, solitamente usato per spam activity. Ok. E in realtà l'IP associato al dominio è lo stesso mittente. Sì. Ok? Se io cercassi informazioni su questo IP mittente, c'è questo che appartiene a questo servizio, che ci viene detto come suspicious e basta, solo una volta. E quindi se io lo apro qui mi aspetterei quindi l'associazione a quel dominio e il fatto che è un mail server. Esatto. Quindi vedi, è associato a quel dominio là. C'ha una porta per accesso remoto, per il controllo remoto. E in realtà predispone tutti i servizi necessari ad un email service. Ah, pure quindi un sia DB per 3306, solitamente mi anche sa un DB. che è Ecco qua, MySQL. Sì. Quindi c'ha servizio email, servizio DNS e servizio database. Sì. E c'ha anche un po' di vulnerabilità in realtà in teoria associate, tante. Sì. Ok. Nulla di buono, diciamo, non presagisce nulla di buono. Vai. Vai, stiamo aspettando tutti questi. Innanzitutto, se il link funzionerà. come è fatto? Questo vuol dire naturale. Persano vuol dire spedizione. Quindi tipo naturale, spedizione ci sta, sì. Azzecca. Vediamo se VirusTotal no, ok, non l'ha mai analizzato, lo sta analizzando adesso. Intanto noi andiamoci sopra. Ok,
Allora, quindi cosa succede? Subito challenge di Cloudflare. Quindi questa roba qui sarà ostata sicuramente da un IP di Cloudflare. Questa roba qui impedisce scanning automatico. Quindi in teoria gli scanner automatici alla ricerca di minacce non funzionano perché si fermano qui. E quindi se c'è del contenuto malevolo non se ne accorgono. Ok? Tipo questo è stato mandato in 403 forbidden. Giustamente. Vediamo se noi riusciamo a superare la challenge, in cosa ci porta. Non riesce a fare... no, è cambiato. Sì, sì. Quindi diciamo che quello lo usa come entry point. Però questo ci sta ancora, farmacia... Pillen. Pillen... immagino. Non lo so. No, pillole e tablette. E vediamo che cos'è. Però forse anche si dice così. German. Ah sì, pillole. Ok, ho imparato una parola nuova. Ok, quindi praticamente stiamo entrando nella classica ramificazione di URL incredibili dove prima o poi ci dovrebbero portare ad una pagina di phishing o non si sa dove. Anche queste però protette da Cloudflare, quindi di nuovo challenge che impedisce in teoria scan automatici alla ricerca di minacce. Vediamo un po' che succede se andiamo avanti. Ho paura. Comunque ce la sta facendo sudare. Sì. Ok. Ecco, infatti. Vabbè, è andato dove doveva andare. Vabbè, okay. È corretto. Ma scusa, esiste? Cioè, è vero questo sito web? Cioè, non capisco. Sembrerebbe di sì. Ma è strano. Magari, guardate che magari non è neanche un email di phishing, magari è proprio effettivamente giusto. Potrebbe essere. Infatti Virus Total al primo aveva detto che era spam, non phishing. Esatto. Quindi perché c'è una differenza. Okay. Esatto. Quindi magari se vuoi spiegarlo. Sì, diciamo che praticamente lo spam è semplicemente l'attività di dar noia e mandare tante mail a tanti destinatari, magari appunto per fare marketing, magari. Per farsi pubblicità. Esatto. Invece phishing ha scopi malevoli, sottrarre informazioni sensibili. Quindi mi viene da dirti che questo magari veramente è tutto legittimo a sto punto. E effettivamente però poi perché non tutto. mettere direttamente questo URL? Questo ok, effettivamente strano. E questo mi fa pensare in realtà. Mi fa pensare ad veramente mi porta qui o mi ha portato qui perché lui ha deciso adesso con la ramificazione condizione di portarmi qui, oppure qualcun altro mi avrebbe portato altrove. Comunque Demi dice prova a controllare la data di creazione del dominio. Sì, adesso lo facciamo subito. Allora di lui vediamo che cosa ci dice. Lo vedi? Però dice malicious. Sì, ed effettivamente come giustamente diceva anche lui, guarda un po', 18 giorni fa è stato creato. Sì. Quindi magari mi viene allora questo può capitare, anche questo in realtà, nel senso che magari creano tutta la bellissima pagina così, quindi effettivamente real, in un certo senso. Questo significa compra senza ricetta, se vi interessa. Kaufen on recept vuol dire quello. E quello vuol dire metti nel guardaroba, ovviamente. E nel guardaroba, sì. Ok, mi sento male. Perché a me mi viene da dirti... comunque mi sto sentendo male. Allora, potrebbe succedere una cosa, ok? Nel senso che dominio nuovo, associato a malicious, quello che ti pare, ok? Mi è capitato in realtà a livello lavorativo, mo che ci penso, con un negozio di vestiti. Ok, praticamente che cosa succedeva? Che sembrava tutto legittimo, tipo questo, no? Quindi classico marketplace. Il problema è che la gente si lamentava del fatto che pagava e non arrivava a niente sostanzialmente. Quindi semplicemente era... E questo non è proprio phishing, a meno che non ti rubano anche le credenziali della carta, ma è proprio scam, è proprio una truffa.
ok? Mhm. Nel senso che mo lo vediamo su Trustpilot se c'è sta roba qui, però vediamo le recensioni. Però della serie magari è proprio tutta l'infrastruttura scam, si prendono le cose e poi tutto sparisce. E pure Ok, quei soldi. ha senso, ha senso. E quindi non ti arriva il prodotto. Potrebbe essere. Oddio, recensioni con... Se cerco così col cavolo che mi esce. Se io faccio così, ok, pure diabete. Poi faccio a cercare le... Vedi, magari in inglese review. Vediamo, review. Ok, c'è sta il Trustpilot, non so se è lo stesso però. Però non lo so se è lo stesso, vediamo. Non mi pare. No, non mi no, pare che è lo questo è uno stesso. vero, questo è vero. Ma se tipo faccio così... Ma prova però non sì. c'è. Ma non c'è. Vedi, No, questi sono... vedi perché non è vero. Oltretutto, Dice? lo sai cosa? Ah, però dice Pillen apoteca, però non c'era niente. No, quello di prima. Però... No, vabbè, Shop non è uno scammer. Questo non è di Però no. Shop. No, non è lo stesso però. No, Shop Apoteca mi sa che è vero, No, Sa è che ci ho un'altra cosa. comprato. No. Sì, però mi sono arrivate le cose. Ok, a posto. No, la No, cosa comunque non c'è strana niente. è che è .com. Mo voglio dire, c'ha senso che è .com, no? Però se tipo è tedesco solitamente usano .de, Mhm. se è svizzero .ch. Cioè, quindi ci sta che potrebbe essere .com, però non so, se è tedesco avrebbe più senso avere .de, come in Italia abbiamo .it, no? Esatto. Ok, Però, ci sono di tante solito... di solito... variazioni, devo dire, di queste pillole. Sì. Però a sto punto, cioè, non ci abbiamo la certezza, però effettivamente sembrerebbe essere, se veramente malevolo, proprio quella configurazione tipo il negozio dei vestiti che mi era capitato. Sì, avrebbe Della senso. serie non ti arriverà mai. È tipo io che mi creo il libro allora praticamente dovrei fare questa cosa. L'ho vista su un meme. Metto su Amazon, vendo su Amazon il libro che si intitola Come truffare la gente e praticamente quel libro verrà comprato e non arriverà mai a nessuno. È la prima regola. Esatto. Stai insegnando con l'esperienza. E altro non mi viene in mente in realtà da vedere. Boh. No, però carina, devo dire, è molto Questa è tanta simpatica. roba. Molto simpatico. Sì. Esatto, malissimo. Non me l'aspettavo, ti giuro. Nemmeno io. Vabbè. Avanti il prossimo, se ne volete ancora. Tanto non penso le vediamo tutte, però un po' di cose le abbiamo viste. Allora, mi sa che la terza è anche di pillole, quindi direi di lasciare stare. Anche la Tabletten. quarta. Anche la quarta, Tabletten, quindi. Sicuro sono sempre loro. E la quinta significa no, quello Langweilig. Aspetta. La terza. Questo qua. Questo Ok. significa lento a letto. Quindi direi che siamo in quelle. Sempre in quella situazione. Ma mi sa che so. Pure questo? Sì, questo qua era. No, l'altra, dico, lento L'altro, a letto. ok. E questo qui. Questa dice che vuoi comprare qualcosa gratis, ma non sono sicura che cos'è. Vediamo. Vediamo Sperimentiamo. cosa significa. Allora. Ah, senza eccezioni a quanto pare, però non ho idea. Ciao, dei bye. Ciao. Allora, facciamo così. Sri Lanka. Wedding video. Ma Ok. Allora. Qui lo devo vedere così. Ok.
Cosa vuol dire Che questa poi roba? Achtung vuol dire tipo attenzione, quindi anche questo Ok. è tipo sempre del phishing, no? Di darvi pressioni, di fare attenzione che magari qualcosa sta succedendo, quindi qui Mhm. Achtung vuol dire appunto tipo di fare attenzione. No, questo l'ho Ok. tradotto, significa comprare senza eccezioni. Considera che Censured l'ho messo io perché c'era il Sì, nome sì. di Pro che ce l'ha mandato. Ah, no, perché è recept. Quindi è recept, quindi significa senza ricetta, comprare senza ricetta. Ma allora Ok. hanno messo quel... però qui c'è un nome nell'email. Maledizione. Quello Eh, non potevo gosarlo. Non sì. penso ce ne voglia. Non lo so se ce ne voglia su questo. Vabbè, Però non magari ho controllato il cambiamola, contenuto. dai. E... Sì. Possiamo fare direttamente un'altra cosa. Vediamo un attimo. Cioè, nel senso... Levo la condivisione un secondino. Sperando che non ci esploda. Vai, Pro. Proviamo. Sì, ok. Ok. Poi... Sì. Perché semplicemente voglio andare avanti fino a dove non c'è tipo il link e la traduzione, una sorta del genere. Intanto io vi E... intrattengo ballacchiando con il mio Eccoli qua. fazzoletto che prima... Dobbiamo comprarci il cactus che balla. Mamma mia che bello, solo che ho già troppe cose in casa mia, vedi, tipo qui ho questa pianta, questo Quella di coso. Lego. Sì, me l'hanno regalata. Figa. Quindi direi che siamo a posto di... per Dimmi oggetti, se si ecco. vede per Sì, adesso. si sembra, si vede. Credo. Allora, vado giù, non tornerò mai più su. Facciamo translate. Allora, non so se si legge che è un po' piccolino. Aspetta che ve lo faccio così. Tom. Tom. Ci siamo? Mhm. Perdere manodopera e non si poteva nulla al riguardo, come era inevitabile in tempi precedenti. Questo è fortunatamente diverso. Gli imbarazzi a letto sono sicuri e discreti. Allora, io non so il brodo dove abbiamo messo le mail, però ok. Sono sicuri e discreti da fissare con mezzi moderni e quindi a Oh pantaglia del no. passato. Mi sto sentendo... Questa è un'analisi mail un pochettino più hot del solito. Esatto, sì. Allora, se Vabbè, vuoi quindi qui stiamo... cambio lucina e metto una lucina rossa. Vai, facciamo l'atmosfera. Aspetta che la cambio. Aspetta che voglio vedere. Mi sento male. Mi devo prendere anche io le luci d'ambiente. Eh sì, ci vuole. Eccola Mi qui. sto sentendo male. Bene ragazzi, benvenuti in quest'altra parte della live. Con piacevoli saluti. Ok, quindi abbiamo capito anche qui a che cosa ci stiamo riferendo. Sì, Vediamo il sì. link a questo punto. Anzi, prima vediamo un attimino, cioè nel senso questo viene da Wedding Video Sri Lanka come dominio. Proprio Ok, ci sta, ci sta. ci sta tutto? Sì. E all'Italia dice gli indiani sono pericolosi, polizia corrotta. Non so. Ho sentito alcuni aneddoti, quindi sono nostri amici. Vabbè, però dire tutti gli indiani mi sembra un po' eccessivo. Diciamo la guardia indiana che ti vuole scammare. Ma poi cosa c'entrano gli indiani? Forse Qui. si è triggerato perché ha letto Sri Lanka, ma non Ah. cosa. Allora, quindi vabbè, wedding, sta roba qui. E
E poi questa ce l'hanno di nuovo fregata come spam, quindi sicuro sarà una di quelle mail tipo quella di prima che viene mandata tante volte. Ah, e qui ce l'ha lo score invece, non è più 0, 9. Non so 9 su cosa, però ok. Giusto un rapido check. Dominio. Ok. Last analyze 14 giorni fa. Indirizzo IP. Ma secondo me è simile a quella di prima. Sicuro. Allora, qui però l'hosting IP è diverso dal sender IP. Quindi questo è il hosting IP, quell'altro è il sender. In extra limited del servizio che hanno usato per rostare sta roba. Non si trova su Shodan. Vediamo su Chances. Aspetta un secondo. Sì che si trova, perché non me l'ha dato? È lo stesso. Strano. Sì. Sì. È questo, sì. Oh, vabbè. Comunque sta roba qua. Che c'ha roba web, roba SMTP. Ha un po' di porte strane anche. C'è un po' di porte strane dove gira OpenResty. C'è la porta cPanel di amministrazione. Sì. Che poi se vedi fa quella porta che hai detto, fa una che la becco? redirect a questo UK CPRS2. Strano. Quindi strano, sì. Boh. In mezzo a tutta questa roba in teoria c'è pure sto dominio. Boh, vediamo un po' come. Questo invece è il sender IP. Il sender IP è malicious. Ok. Malicious spam. Ok. Ecco, tipo il sender IP invece è inerente a quello che è il dominio mittente. E in realtà pure qui, no, vedi, uguale come prima, uguale. Sì, SSH, c'è anche il database. MySQL. Sì. Mi sa che questi hanno proprio creato un'infrastruttura che poi segue se questo modus vedi operandi. Sopra c'è sempre questo host gnome. Come si chiamava lui? Sì. Come organizzato? Sì, lo stesso di prima. Come servizio, è vero? È vero. Ok. Quindi si vede che avranno predisposto una roba molto simile. Difatti, tipo, no? Sì. Se tu vedi il link, sì. Tipo pure il link di prima c'era V come top level domain, se non erro. Sì, e di nuovo esatto. farmacia. Sì. Può essere che sono gli stessi. Sì. Quindi se io lo navigo di nuovo e di nuovo la stessa di prima, Pillen. È la stessa identica tipologia di sito su altro dominio. Sì. Quindi vuol dire che sono sempre gli stessi che hanno fatto tutta l'infrastruttura. Sì. E come sulla lunghezza d'onda di prima, creation date 20 giorni fa. Quindi secondo me questa è effettivamente una preconfigurazione, poi ce ne saranno molteplici sicuramente. E la configurazione dell'infrastruttura secondo me è fatta apposta per usare o dati o comunque prendere i pagamenti, i soldi dai pagamenti e poi non far arrivare niente. Una cosa una società fantasma, scam. Sì. Ovviamente deduzione. Cioè di certo non proverò a comprare qualcosa per vedere se mi arriva. Sei sicuro? Sei sicuro? Non ti serve niente? Non mi serve niente. Non so ragazzi a voi se vi serve qualcosa. Mi sto sentendo malissimo. Eppure questo è nato. Poi in realtà su questo abbiamo poco da dire, però magari ci possiamo fare qualche osservazione. Quale facciamo? 1 a 2, 1 a 2? Vai, scegli tu, visto che io come ho scelto male. Ma mo non penso che troverai più quella roba. Va bene, allora cambio la lucina di nuovo. Sì, è finito il momento sensuale. Esatto.
Vai, prendi la seconda. Ok. Allora, fammelo aprire su plain text. Questo dovrebbe essere phishing ai danni di Spotify abbonamento, come viene detto dal nome, in teoria. Vediamo. Via questo, via questo. Siamo qua. Di certo Spotify non c'ha a che fare con futuristi Clive, ok? Ma che è il top level domain SI? Top level domain. Non lo so. Slovenia. Ok. Ok. Top. Creiamolo. Qui fammi aggiornare. Allora. Qui che cosa ci dice? Ci dice, guarda, ci stanno dei problemi nel processare il tuo pagamento a Spotify Premium, ok? E l'header from si impersonifica nell'essere uno Spotify, servizio Spotify, però qui si impersonifica non tanto bene perché ci mette poi un dominio che non c'entra una mazza con Spotify, ok? Questo sloveno. Sarebbe appunto l'email, carina in realtà devo dire. Sì, fatta bene. We're having trouble processing your Spotify Premium payment, ok? Ok, ci dà un pochettino di possibili soluzioni fake, cioè reali in realtà, però è tutto fake sicuramente. In realtà, vedi tipo in questo caso, tipo qua ci stanno due link, c'è il bottone che in basso a destra mi dà un link e qui c'è un altro coso cliccabile che mi dà la stessa... No, in realtà questo mi dà get up, mo li copio, così possiamo vedere tutti con calma. Sì. Tipo questo è il primo, è leggermente diverso. Questo è l'altro. Ops, copiato male. Copy link. Tipo questo è get, sta app con sta user eccetera. E cambia anche sta roba. Sì. E questo è remove, ok. Cambia leggermente. Il dominio però è relativo a sempre quello lì che abbiamo visto. Professarsi come emittente. Con sottodominio totalmente identificato randomicamente con roba identificativa a caso tipo 9881. Ok, certamente non c'entra una mazza con Spotify, ma lo vedremo. Ma in questo caso c'è il pass per il DKIM, il dominio firmatario è questo, quello là futuristic eccetera, sempre lui. L'SPF non c'è una mazza circa l'SPF e in realtà il sender IP è questo. Ce lo mettiamo da parte, vedi c'è remote IP. Questo è il dominio e c'è qualcosa di incredibile, vediamo da sotto se ci dice qualcosa. Spam action spam l'ha messo in spam, però di nuovo qui c'è il discorso dello spam zero, non so perché. Se andiamo su, che possiamo vedere anche qui è una sorta di tasto per fare l'unsubscribe che in realtà ti riporta ad una cosa simile a quella che abbiamo visto. Sì, so che è uguale. Vediamo se è uguale a sto remove qua. Sì, è lo stesso, sì, uguale. Sì. Ok. E cosa possiamo vedere? Nel message ID c'è sta roba qui che non è in realtà neanche un dominio, quindi boh. Avranno usato qualche cosa di strano per fare l'email. Sì. Okay, in teoria c'è questa clinica che manda per conto di questo dominio. Per Spotify. Questo è l'utente. Spotify. E qua che è sta roba di game filter? Questo non so che cosa sia. Squalomail.net sarà un servizio passato in mezzo. E in teoria questo IP mittente è relativo ad un server di posta associato a questo hostname, quindi tanto sicuro ce lo dice Shodan. E
Non c'è nient'altro. Ok. Bene. Facciamoci un piccolo passaggio su questi IOC per vedere se sono conosciuti in giro e poi vediamo sto maledettissimo link. Ok, qua non sembrerebbe esserci niente di che. Questo è l'IP con cui si risolve. Sloveno. Ok. Niente di troppo incredibile da vedere. Poi questo è il server mail che è stato usato per mandare roba. Sloveno. Non c'è niente su Shodan a riguardo, vediamo su Censis. Hanno aggiornato Censis, hanno reso la user interface orribile. Infatti non me lo ricordavo così. Però era da un po'. Reso orribile, ti giuro. Vabbè, non c'è una mazza. E ok, andiamo direttamente su questi link. Con lui e noi. Però non c'è niente. praticamente fare direction, vedi? Ci ha cambiato il tutto. Cioè se tipo lo scannerizzo con questo vediamo tutte le redirection che fa. Vediamo. Intanto Virus Total non ci ha detto niente di che, se non per appunto che c'è stata una redirection altrove e basta. Qua siamo qui. Poi magari non è neanche più raggiungibile. Fammi fare intanto un check su DNS Checker. Infatti dice che non può scansionarlo. Allora però... questo per adesso, ok, questo ce la fa. Weekend scan, ok, questo praticamente è a mo' di protezione, tra virgolette, dallo scanning. Però tipo lui ci ha fatto redirection a sta roba qui, non lo levo. Se io faccio così, contatto diretto al dominio, però è squalo mail. è squalo mail, ok? È quella roba lì del servizio che avevamo visto negli header. Sì. Non c'è niente qui dentro, è vuoto. Ok, perché sicuramente ci saranno opportuni pet che portano a risorse che fanno vedere cose, sicuramente. E questo l'hanno levato come coso, però questo secondo me se lo mettiamo ci dà che phishing. Però vediamo. Mail Net, che è un'altra cosa ancora. Sì. Che non c'è più. L'hanno buttato giù. Però lo vedi dove ti ridirigeva? Campaign Spotify Premium. Lo vedi? Sì. Un bel Quindi questo era detto. effettivamente quello usato per postare la pagina di phishing. Sì. Vabbè, ci sta. No, ormai l'hanno buttato giù. Insomma, se io banalmente faccio un Google Dorking. Vabbè, Meileon da Camaleon. Che taglio. Che figata. Però su Facebook dicevano truffa. Sì. Ci risiamo con la truffa del buono spesa? Mi sto sentendo male. Come? No, è un'altra roba. Cosa c'entra con quello? Non lo so. Forse qualcuno l'ha citato magari nei commenti e quindi Google lo trovava come... Boh. Niente. Non posso interagire che mi manda... Sì, devi fare sempre il login, roba. Vabbè. Boh. Carino. Fammi fare un'altra cosa, aspetta.
Cioè, nel senso, se io andassi direttamente a cercare lui, Mhm. è proprio la radice, no? Ah, esiste. Ah, esiste. Quindi mi stai dicendo che l'hanno Però, sfruttato? esatto, hanno creato un sottodominio. Sì, mi sa E... proprio di sì. Che scusa un secondo, il sender, cioè nel senso il sender IP di questo qua non c'è stava. Aspetta, non mi ricordo il suo IP qual è. Era quest'altro però. Mhm. Ok. Però questo vuol dire che questa roba qui l'hanno compromesso Eh sì, per e gli mettere la hanno risorsa e fatto... iniziare le... Sì, Esatto, esatto, sì. sì, già. Diciamo che l'hanno compromesso per usarlo come entry point per poi buttarlo altrove. Vediamo st'altro link. Esatto. Magari questo funziona ancora, ma non lo so. Lo vedi? Questo funziona. Quello Ah, di remove. vai, prova. E qui Vai. ovviamente abbiamo il captcha che ti blocca le analisi Sì, automatiche. sì, sì. Per me abbiamo Poi che visto essere significa un sta roba? must. Vediamo cosa significa. Che... Clicca per Vabbè. confermare il checkout. No, secondo me è sbagliata la Ah, traduzione. mi sa che mo ci porta alla pagina di pagamento. Comunque funziona, eh. Vediamo qua che dice. Il checkout è avvenuto con successo, non riceverei più messaggi dal nostro sito. Si prega di scegliere un motivo per annullare l'iscrizione. Ah, ma questo magari è veramente il link di unsubscribe per Futuristic Life. Può Però è essere? strano. È stranissimo. Vabbè, prova a premere qualcosa. Può Secondo essere a caso. che... No, non mi porta da nessuna parte. Ha Sì, funzionato no. veramente in teoria. Sì, sì. Ok. Insomma, pure questo. Non ci ha portato a Ma... roba da vedere incredibile, ma soltanto perché hanno già buttato giù le cose. Mm, Però l'infezione c'è vabbè. ancora, in teoria. Sì, sì. Quindi quella è ancora attiva. Rip per loro. Eh. Che poi se quel sottodominio risponde effettivamente con la pagina di unsubscribe, vuol dire che quel sottodominio è veramente di questa azienda. Perché io avevo Può pensato che loro avevano essere. creato questa pagina come sottodominio, però Oppure è stato creato appositamente dagli attaccanti, non lo so. Cioè, tipo, se però io lo visito, fai una pagina dell'unsubscribe. Però mi sì, non sembra funziona. strano, Mm, molto strano. Tipo, qua se lo visiti direttamente, vabbè, non ti dà niente. mm. Boh, particolare. Boh. Sì. Alcuni sono proprio strani, ti giuro. Vabbè. E poi alla fine c'era questo che però non... Questo qua non era niente di che perché era semplicemente, come dice pure il soggetto, probe. Cioè era tipo un messaggio mandato a caso con Ah, del contenuto testuale interno. Vediamo un attimo se si può vedere qualcosa di interessante qui. Faccio... Cioè tipo no, io lo carico. Cioè tu praticamente c'hai come sender sta roba qui strana, mhm, sendpass.com mhm. e semplicemente c'è questo, che non so che cosa sia, Ma che infatti tipo non ho di mai visto test, sta roba. che tipo di test esso sia, non ne ho la più pallida idea. Delivery Ma probe.
email with token e poi sì, cioè nel senso un po' come dice anche il nome, sembrerebbe essere una sorta di multifactor Sì, authentication, di OTP, sì, no? visto che c'è token pure, sì. C'è tipo un servizio che ti manda l'OTP, mi viene da dirti. Sì, 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 sì. Sì, ha Poi senso. SynPass, vediamo un attimino. Cerca questo... Ah, però dice spam anche qui. Mo lo cerco, vediamo un attimino di che si tratta. Cioè, questo lo dice spam. Sta roba qui è stata mandata con una con un virtual private server per conto di questo dominio. E la VPS c'ha come hostname questo. Ora becchiamo anche l'indirizzo IP. Eccolo qua, remote IP. Che è lo stesso? No, vabbè, sembra No. lo stesso. Ok. E SPF Pass di Game non c'è. Received from, sempre lui come server. Nada. Mm. Ok, vediamo cosa sia questa roba qui. Allora, esiste creation date 10 anni fa. Forse è vero. Esiste. Carica, non so che cosa stia caricando. È solo CSS con una funzione. Però si impalla, perché si impalla? In teoria mi dovrebbe dare una pagina. Tu. Ah, Dovrebbe dice dire sto coso Pollo qua. Laser Gamers dice che ci ha mandato un'email e infatti c'è un'email nuova, se dopo magari Ah, adesso l'ha vuoi. mandata, ok. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora, vediamo un attimo che cosa dovrebbe essere questo contenuto che mi viene oscurato da questo caricamento continuo. Google Translate. Aspetta, non sto capendo. Questo che è? Francese? Che cavolo è? Sì, ma credo sia un Sì. servizio di biglietteria da telefono. Sì, Tipo... biglietto elettronico. A me sembra legit, sinceramente, sta roba. Sì, sì, credo magari qualcuno ha sbagliato a mandare un'email Può e l'hanno essere. mandata perché sembra... Sembra ok. Sì, sì. Ok. Vabbè, malicious per reputation. Non si sa perché. Mm, Però ricordiamo che questo può essere usato anche da altri. mhm, Vediamo mhm. un po'. Tipo SynPass, no? C'ha tanti servizi aperti. Di nuovo con stessa configurazione. Mhm. Però oltre ad avere tutte queste cose esposte, non abbiamo evidenze che sia qualcosa di malevolo o meno, mi viene da dirti. Però non lo sappiamo dire. Sì, no, no. Forse magari è usato pure per altro, ma non lo so. In questo caso non c'ha senso dire che è malevolo, però non lo so. Sì, sembra più Boh. spam o qualcuno che ha sbagliato a mettere l'email. Vista così. Poi sembra, oppure non lo so, probe mi dà l'idea di un qualcosa di testing, quindi boh. Sì, pure. Boh. Comunque, fermo un attimo la stream, mi prendo l'email, in Sì. questione la censuro. Intanto potete vedere Devo me dire- che ballo. Per intrattenere. Però non secondo me non è phishing. mi Perché dà mi sa che me l'impressione. l'aveva mandata anche a me. Però mi sa che non era phishing. Però boh.
magari è diverso. Non lo so. Allora, devo scaricare. Sporta. Dopodiché censuriamo il censurabile. Open file. Tutto. Censured. Censured. Però dai, non sta scoppiando il computer. Quindi bene. Non pare. Bene. Comunque forse ho un'idea su come impostare tutto. Perché prima parlavamo che non mi piaceva una roba e forse ho capito come farlo. Ok. Quindi vedremo. Ma c'hanno allegato questa email? Sì. Perché mi sa che c'hanno allegato. Sì, non so se il sistema di preview me lo cosa. Magari puoi prendere solo l'allegato, perché mi sa che è quella che intendeva come phishing. Però comunque quando ci mandate le email di phishing dovete mandarle zippandole come con una password. Vi abbiamo fatto un video su questo. Altrimenti il sistema Proton potrebbe bloccarle, insomma. Quindi dovete zipparle con un'email specifica che vi abbiamo messo da qualche parte. Aspetta che ve la trovo. E ve la do. Allora. No, non va una mazza la mail preview. Vabbè, sì, tanto comunque questa non è neanche da farci l'analisi email. Vabbè, se vuoi puoi aprire l'allegato. Vediamo l'allegato. Perché... vediamo solo l'allegato. Non so se c'è qualche nome, qualcosa. Sto cercando di trovare un modo per scaricarlo. Perché è un po' una rottura in questa modalità, in realtà. Se ci riesco. Nella playlist che solitamente uso arriva sempre una canzoncina che è super triste, secondo me. Quando la sento infatti mi rattrista. Dentro di me divento triste. Giusto per dirvi i miei pensieri quando faccio le live. Sappiate che quando arriva questa canzone in realtà, se lo noto, sono triste. No, scherzo. Magari ho sbagliato, non so nel caso, scusate. No, ma figurati, è anche interessante capire perché non è phishing in caso, quindi cioè ci sta, perché così vediamo anche perché non sono phishing.
è che mi aveva scaricato la cosa sbagliata. In teoria adesso dovrei esserci. Mo lo Ah, apro e ok. vedo un attimo. Ok. Apri con... no, questo messaggio non me lo fa fare. No? Ma se lo Aspetta. apri direttamente? Sì, vabbè, quello sicuramente, solo che è il mio client. Aspetta, che ho Ah, provato a fare una cosa. ok. Se no fai uno screen magari. No, non va. E sì, faccio uno screen. Diciamo che dobbiamo dire che nell'invio non devono mandare gli MSG ma gli ML, perché sennò non me li legge. Questo Però è un ML. Da quello che vedo. ma l'email allegata nell'ML, cioè è un po' particolare. Ok. Perché lui ha mandato un'email con all'interno in allegato un'email. Ah, ok. Allora, se io ve lo ficco così, vediamo se lo prende il softwareino. Via. View. Dai, questo lo dovrebbe vedere per forza. Esatto. Comunque è un casino con tutti sti ML. Tutte ste robe di Un allegati. po' sì. Allora, Sì. le oscuro il nome e ci sono. Mhm, mhm, Tanto sì. comunque il software, quello lì online che uso, lo legge. Mhm. E delete note. Ok, ci sono. Ci Eccomi sei? qua, arrivo. Schermo intero, condividi. Ditemi quando si vede. Dovrebbe vedersi. Ok. Ma in realtà questa dovrebbe essere una notification di TryAcme. Cioè non dovrebbe essere phishing, dovrebbe essere tipo il classico spam di TryAcme che ti dice cose. Tipo qui che cosa ti dice? Only until tonight, ti dice che ci sono queste 32 pre-security rooms gratis. Last chance. No paywalls, no interruption. Ok. Sì, no, è... Cioè, poi nel Dove... senso, è anche giusto, cioè arriva da TryAcme e il contenuto di TryAcme. Mhm. Che poi il link che ti fa cliccare, però aspetta, perché qui ti dice tutta sta roba qui, no? TryAcme a destra e a sinistra, no? E qui in realtà continue pre-security oppure unsubscribe, in realtà mi porta qui. È sta roba. Quello secondo me è solo un redirect. Forse sì, il redirect è un servizio che usano per fare sti cose, loro, di Secondo me TryAcme. sì, però Servizio boh, puoi terzo. provare. Ma com'è phishing? Ma Vediamo. magari è phishing davvero. Magari è phishing davvero. Allora, Eh? questo lo segniamo storto. Vediamo se lo visitiamo noi. Magari è phishing vera. No, No, vada no, TryAcme. fare dire. Ok. Però è strano che l'hanno segnalato come phishing. Forse è Sì, stato vabbè. usato da qualche cosa. ri- sì, però ricordiamoci che comunque tutti possiamo segnalare cose. Sì, questo sì. Oppure semplicemente ci ha preso una. Un Ha abbaglio. preso abbaglio, ecco. Ok. Mm, per dirla tutta. Se io, ad esempio, giusto a fare la prova del 9, lo ficcassi qui, Mhm. di qualche redirect strano, però boh, non mi pare cattivo. Che poi ti riporta proprio qui in pre-security questa roba qui che ti diceva Sì, nell'email. nella cosa giusta, sì. Boh, E vediamo difatti sì, cosa esce. Ah, ti fa vedi? redirect 302. Mm, Ok. vabbè, ci sta. Ci sta. Va bene, quindi questo è un servizio terzo che usano loro. Sì.
Va bene. Quindi l'altro in realtà manco ce l'abbiamo da vedere. Quindi abbiamo fatto pure un bell'orario. Sì, sì. Non so se hanno scritto qualcos'altro in chat. No, 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 no. E quindi questo è tutto. E insomma, continuate a mandarci, stavo dicendo a mangiarci, si vede che è ora di mangiare. A mangiarci. A mandarci mail su spamacqua@proton.me e insomma, anche se non sono di phishing, è sempre interessante vedere perché non sono di phishing e se invece sono di phishing, andateci phishing. Sì. Tanti se ci vado dai farmacie o cose strane. Sì, sì, la prossima volta li leggiamo i titoli in tedesco. Come avete visto, il mio tedesco non è ancora ottimo, ecco. Ci si allena, ci si allena. Sì, 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 sì. E quindi niente, questo è tutto. Grazie Simone e grazie a chi ha seguito e a chi ha mandato email anche. E niente, questo è tutto. Grazie a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao.